Il sole è alto in cielo, stai andando alla tua prima gara di flat track. Peccato che la pista sia sotto quelle nubi laggiù. Sembra Silent Hill, ma non è, e oggi siamo qua al Maremma Flat Track per la prima gara di flat track della mia vita, nonché la mia seconda volta sul flat track, quindi vedremo come andrà. Ma che cos'è la 50 km dei Lampioni? È una competizione goliardica e non competitiva che ruba l'idea alla gara che Valentino Rossi organizza nel suo ranch chiamata la 100 km dei campioni. Qua ne facciamo la metà perché sono 50 e di campioni sicuramente non ce n'è come al ranch, oltre a me ovviamente. Anche se ci sono un sacco di piloti molto forti che fanno anche mondiale di moto da corsa, mondiale di flat track, e dopo andiamo a vederli. Flat track è la disciplina che si guida di traverso su terreni scivolosi fatti di terra o di ghiaia, e la specialità è quella di guidare con la moto sempre di traverso. In realtà l'evento era stato organizzato su 2 giorni. Il problema è che ieri, anche se tutti i meteo davano sole, siamo arrivati in circuito, abbiamo fatto 3 giri e ha cominciato a piovere. Fermi, tutto fermo, e l'unica cosa che ci rimane da fare è aspettare che smetta, sperando che asciughi, e nel frattempo siamo finiti come i vecchi a guardare i cantieri. Gli operai in questione erano Ale Zucco e Bertini, che giravano rispettivamente con trattore e furgone sulla pista per togliere lo strato di viscido e poter girare. E per fortuna il tempo ha retto e ce l'abbiamo fatta. Il problema del flat track con la pioggia è che bagnando il primo strato di terra, anche se sotto è molto duro perché la terra è molto compatta, crea quel viscido che rende impossibile guidare. Infatti, una volta che ha smesso di piovere, una volta che è uscito il sole, Ale Zucco è passato con il trattore, sono entrati con i furgoni per pulire un po' la pista e abbiamo cominciato a girare. E tra l'altro si è creata una situazione super, perché se il terreno è troppo secco, quindi polveroso, di grip ce n'è pochissimo, mentre ieri che aveva appena piovuto ed era, diciamo, non bagnato però umido, aveva un grip incredibile. Io ho una moto vecchia con delle gomme inesistenti e comunque grip da paura, quindi oggi la situazione dovrebbe essere più o meno simile andando nell'asciugare, perché anche se vedete la nebbia, oggi dà sole pieno e dovrebbe uscire, quindi asciugare la pista. Quindi speriamo tenga il più possibile, perché quando poi il grip calerà per me sarà un casino. La gara come funziona? È abbastanza semplice, siamo circa 30 piloti, si faranno delle batterie ad eliminazione per determinare quelli che sono i piloti testa di serie, ovvero i piloti che dopo le batterie sono stati più veloci. Le teste di serie poi potranno scegliere ad estrazione i piloti più lenti e formare le coppie. Anche in questo caso c'è un po' di strategia, a me non mi interessa, io voglio andare il più forte possibile, anche perché è la mia seconda volta sul flat track, quindi che strategia devo fare? Nessuna. Adesso andiamo a cambiarci, che entriamo.
situazione è questa e per fortuna sei arrivato te, Azzo. Calmo, Per fortuna sei arrivato te, perché adesso non ho ti nemmeno mettiamo iniziato. subito a lavorare. Freno a mano, freno a mano. Flat track senza freno dietro non si riesce a fare, quindi il problema che ho avuto è che la pompa ha cominciato a perdere un sacco di olio. La moto sappiamo che vabbè, non ha bisogno di descrizioni, e quindi adesso cercherò di sistemare la pompa e vedere di fare almeno la gara, perché le qualifiche per ora ho fatto 3 giri, quindi vabbè. Per me. Andrea, vieni qua, te che sei il mio compagno di squadra, giusto? Tu sei testa di serie, ok? Sì, ho beccato Mi hai il dato- meglio compagno che potevo mi hai trovare. dato una fiaccata di secondi, però io ho la scusa perché ho avuto il technical problem del freno. Sì, ok? diciamo è un insieme di problemi in questa Adesso, moto. poi siccome ho la gomma nuova, no? Ho il vantaggio in gara, partirei tu e la tattica è? La tattica Non è c'è tattica, perché full 10 gas, giri, full gas. dobbiamo fare 10 giri e poi cambiarci per 4 volte, e questa era 50 km. Il Era nostro 50 problema km. più grande sarà quello di Ma io contare i giri, più che contare altro. i giri, perché francamente mi perdo un po', non è che una grande ottica di gara. Quindi ci dobbiamo fermare, cambiare il transponder. Molta calma. E vediamo come va. Io la moto darò il massimo, prometto che darò il massimo. E io Che tra quello che l'altro posso. Andre, per caso, non a caso, ha prenotato Click day. Esatto, ha Click- prenotato durante la promozione invernale di Backpack Racing e si è accaparrato l'offerta e verrà a fare il corso con la moto stradale. E comunque è stato un insieme di coincidenze. È Perché stato un- anche beccarsi ora anche nella gara, cioè pesca e becca te. Cioè, ma dici te, secondo me Zucco ha fatto un tramaccio, non lo so. ma non mettiamo queste voci in giro. Non vorrei dire, però fa niente, non importa, va bene così. Siamo zitti, cancellalo questo. Comunque, se andiamo così, lo devi fare tu a me il corso. E fra poco nel Facciamo a caso, Flat dai. Track sicuramente. Dai, vediamo come va. Vai. Che tra l'altro, prima quando vi parlavo di campioni, dobbiamo andare a prendere quelli forti. Io questo ragazzo, quando eravamo più piccoli, ho passato un anno a odiarlo, perché facevamo la sport production insieme e mi dava sempre paga. È vero che avevi il 300 vabbè, e io fa il 2,5, niente, non fa però niente, comunque arrivavi sempre davanti. Iari Montella quest'anno Super Sport 600 con Puccetti. Sei pronto? Vedi, grandi applausi. Siamo pronti, sì. E per la gara? Anche. Adesso ho avuto culo che ho beccato pure un compagno di squadra forte. Anche quindi io, per fortuna. Diciamo che si può far bene. Puntiamo al podio, anche perché poi c'è Corradetti con Bertini, che è un'altra coppia che potrebbe dar fastidio. Però non fa La gara niente, sarà tirata vediamo. e poi altro titolo, quasi titolo mondiale. Poffi Coppola, vero? Quasi. Super Sport 300, secondo al mondiale per pochissimo, giusto? 12 millesimi. 12 millesimi. Sei pronto per la gara? Pronto, vediamoci. Diamo paga a gennaio? È tosto, è un nano malefico che plana anche sul Sì, ma flat. poi, cioè, allora, io è la seconda volta che faccio flat track. Sono fra virgolette scusato. Ho anche una moto, è vero, molto performante, però ragazzi, cioè, ci serve un po' di vantaggio per colmare la mia tecnica. Ma Gennai Ci ha fatto le buche, ci ha è fatto. qua tutti i giorni, Ci ha fatto le tu buche. dovresti darci 8 giri e invece Invece siamo lì. Stiamo arrivando. Piano piano. Ok, le coppie sono state sorteggiate, uno sarà più fortunato, uno meno. Le medaglie sono uguali per tutte, sono divise solo la testa di serie dal compagno, ma non c'è né primo né ultimo. Quindi cercate di fare una gara corretta senza darvi noia, buttarvi per terra, poi corre il moto e capisco l'agonismo, però possibilmente cerchiamo di andare poi tutti a bere una birra insieme. Andre, la tattica è che devi partire primo, all shot e poi non ce n'è per nessuno. Speriamo che vada così. Speriamo. Dai Andre, dai, vai, vai, vai! Primo giro l'hanno fatto, tutto bene. Adesso cominciamo a preparare moto e la predisposizione per il transponder.
forte, però qua è difficile molto superare, la pista è stretta e avevo un gruppetto di 3 davanti che non riuscivo a superare perché avendo gomme finite, moto più lenta, prendo un sacco in accelerazione, anche se in quelle 2 o 3 curve in sequenza mi avvicino in frenata non riesco mai ad attaccare, però adesso vediamo cosa fa Andrea e poi dopo se mi ritrovo in una situazione del genere più aggressivo. Crossing the waters, breaking all the limits, then I'm pushing it hard, striking every match, light it up where it's dark now, just ain't enough for me. Allora, io posso solo dire grande gara perché mi sono divertito, uno da paura, penso di aver guidato bene il trabicolo e gomma dopo ve la faccio vedere perché sta uscendo proprio la riga in cui c'è la giunzione dello pneumatico. È imporrita quella anteriore. E adesso andiamo a vedere le prenotazioni, non so ancora niente, voglio poi vedere il tempo, Mazzuoli Cassano. Mamma mia come sono contento della gara. Più che altro non potevo fare di più, io ho guidato sempre per quello che fosse il mio limite, sempre sul filo del rasoio ho tirato veramente, dovevo combattere contro questa. Adesso vi faccio vedere la gomma perché questa è una gomma che penso abbia fatto 150.000 ore, ok? È finita, ha fatto il ricciolo e qua tra l'altro nel mezzo, adesso non so dov'è, si vede proprio che comincia a rompersi proprio la gomma, quindi poi qua altro piccolo dettaglio, qua quando mettevo la marcia dalla seconda alla terza nel rettilineo la moto si schiacciava talmente tanto che lo scarico toccava nella ruota, frenava e ti dava un colpo, cioè una cosa abbastanza difficile, però tutto sommato bene, soprattutto perché il mio compagno di squadra Andre, vieni qua, meno male che c'è stato lui perché il ritmo, quello per stare dove siamo stati, l'hai fatto te. Io, è il mio meglio. Io ho gestito e non ho fatto cazzate, a parte sono hai caduto fatto l'ultimo, l'ho rialzata subito ma avevo paura. Comunque abbiamo chiuso sesti su 17 coppie e non è male cioè, calcolando io guidavo il cadavere, quale quindi guidavi quello che rimane di una moto. Quindi dai, ottimo, esperienza bellissima, mi sono super divertito e grazie alla Andre, prossima. grazie a Bertini, grazie a Zucco, abbiamo fatto una bellissima giornata. È un arrivederci. Quello sicuramente. Sicuramente perché che tu faccia il mondiale o le prove libere 2 volte l'anno, se sei appassionato di moto, questo è un evento al quale bisogna, e sottolineo bisogna, partecipare. L'anno prossimo, se avrò la possibilità, ci tornerò sicuramente, magari con una moto più performante, per guidare più forte, ma quello di cui sono sicuro è che di questi eventi dove il premio è una salsiccia, ce ne dovrebbero essere di più. Meno Instagram, meno fare a gara chi è più fenomeno e più aggregazione e divertimento. Quelle, e ve lo metto per iscritto, sono le cose che ti fanno andare più forte. E comunque io la salsiccia non l'ho vinta.